Polpettone in festa, vestito a festa. Un aspetto bellissimo da vedere, buonissimo da mangiare. Iniziamo. 400 g di carne macinata di vitello oppure mista, questa è mista, vitello e maiale oppure solo vitello, 100 g di mollica di pane oppure pane raffermo mollato in acqua, mollica di pane sbriciolata, uno spicchio d'aglio grattugiato, prezzemolo fresco, magari tiriamo solo le foglie, praticamente una polpetta facciamo. Sale e pepe e 2-3 cucchiai di grana padano oppure parmigiano, formaggio, un uovo intero più un tuorlo, vi lavo le mani sempre dopo aver toccato le uova, mi raccomando, e non resta che formare la polpetta, il polpettone. Io preferisco la polpetta fatta con il pane perché viene più morbida, invece col pangrattato magari viene più asciutta, ancora di più con il pane ammollato in acqua, però questa è questione di gusti. E la polpetta è pronta. 500 g di patate bollite, all'origine da crude erano 800 g, le schiaccio, aggiungo l'albume che mi era avanzato da prima dalle polpette più 2 cucchiai di formaggio grattugiato, un po' di pepe, sale e una noce di burro che passo velocemente in microonde giusto per renderlo più morbido. Faccio praticamente un purè. Se dovesse risultare troppo asciutto puoi aggiungere un po' di latte. L'albume che ho messo servirà a farlo rimanere in forma quando poi faremo i ciuffettini sopra. Stampo da 26 cm imburrato e cosparso di pangrattato. Questo è uno stampo in ceramica, ma va benissimo qualsiasi altro materiale. E faccio un letto di polpetta sotto, quindi uno strato sottile, mi raccomando, altrimenti verrebbe troppo alto. Ed è sempre una questione di gusti, perché a me non piace per esempio il polpettone troppo spesso e troppo secco, e quindi così invece risulterà più equilibrato come sapori, come tutto. C'è una giusta proporzione tra la carne, il ripieno e le patate. All'interno metto 100 g di prosciutto cotto e 100 g di provola, un ripieno classico, ma puoi anche personalizzare, ci starebbero bene anche i funghi, champignon trifolati per esempio. E chiudiamo con il resto della polpetta. Se vuoi farlo più alto, naturalmente usa uno stampo più piccolo. Compattiamo bene e già così è un polpettone, un po' di pangrattato sopra e via. Ma io metto le patate, quindi in una sac à poche con la bocchetta a stella da 2 cm, quindi abbastanza larga, faccio degli spuntoni sopra. Ma se non vuoi usare o non hai la sac à poche, puoi distribuirla tranquillamente sopra senza nessun decoro, poi alla fine fai con una forchetta dei disegni come si fa per la spuma di patate praticamente. E quindi così invece faccio dei ciuffettini. Tieni sempre la sac à poche in questo modo, fai scendere una parte del composto e così uscirà perfettamente senza avere nessun tipo di problema.
Se invece riempi troppo la sac à poche e poi premi da sopra, hai difficoltà a gestirlo. Invece così, vedrai, ti troverai bene. Qualche fiocchetto di burro qua e là. Il forno intanto è arrivato a temperatura. Un po' di pepe e un po' di formaggio, farà una bella crosticina, e via in forno. In forno per 40-45 minuti, 180 gradi, ventilato o statico. A dopo. Il profumo delle polpette in casa lo conosciamo tutti e in questo caso è proprio quello che si sente. Ora, se lo fate un attimino riposare, come dico sempre, è meglio, però io non aspetto, e quindi voilà, bollente. Lo rigiriamo naturalmente, vediamo le patate. Perfette, belle croccantine sopra e morbide dentro, però questo buchetto lo dobbiamo riempire, quindi mettiamo il prosciutto che ci sta bene sia come colore e sia perché è all'interno, quindi richiamiamo il ripieno. Facciamo 2 fette piegate doppie a formare un fiore, una rosellina, semplice ma di effetto. Un tocco di colore verde con le foglie di prezzemolo, però questa non mi piace, la mettiamo tutto intorno. E adesso è pronta. Manca un'ultima spennellata di olio per renderla un po' più lucida, ma è facoltativo questo. Avrà un aspetto più vivo. Puoi prepararlo tranquillamente prima, lo tieni in frigorifero e al momento di andare in tavola, 40 minuti prima lo inforni, così lo avrai subito pronto, senza fatica, così potrai dedicarti agli ospiti. Questo va bene per 8-10 persone. Questa è una fettona. Filante, profumata e, come ti dicevo, equilibrata con i sapori. Aspetta, brucia. Non si parla con la bocca piena, ma si capisce. Buonissima. Spero la facciate. Baci baci, alla prossima.